Negli ultimi tempi si parla molto di autosufficienza alimentare, quindi niente supermercati, un terreno magari non troppo grande, investimenti non troppo importanti e magari nemmeno troppa esperienza nella coltivazione. Io però oggi andrò un po' controcorrente, vorrei invece focalizzarmi su quei punti, cioè su quelle eventuali problematiche che potresti incontrare nel cercare di raggiungere questo obiettivo che piace tanto a te quanto a me. Anche a me il tema dell'autosufficienza piace molto. Chiaramente questo video non è per distruggere i sogni di nessuno, nemmeno i miei, vorrei soltanto condividere quella che è la mia esperienza in materia, sperando di essere d'aiuto, soprattutto a quelli meno esperti. E ti aggiungo anche che quando parlo di autosufficienza alimentare, siccome in molti video comunque non viene specificata la percentuale di autosufficienza, cioè 30%, 50%, non lo so, io oggi parlerò dell'autosufficienza alimentare completa al 100%, cioè quello che mangi te lo sei prodotto da solo. Dunque, a livello di alimentazione vegetale, quindi verdure, frutta, è ottenibile in maniera relativamente facile. Cioè, se hai un terreno nemmeno troppo grande, in pochi anni, il tempo di organizzarsi e imparare, le verdure, la frutta, puoi farcela secondo me. Ma per il resto, cioè, ti faccio il primo esempio che mi viene in mente è la farina. La farina la userai, la mangerai nella tua dieta. Per la farina ti ci vuole il grano, per fare il grano ci vuole spazi grandi, macchinari, organizzazione. Poi altre cose che mangiamo, il mais, la soia, il riso, per esempio, già anche queste cose e tutti gli altri legumi, ci vuole tanto spazio e organizzazione per coprire il fabbisogno di una persona o addirittura tutta la tua famiglia. E poi, cioè, l'olio lo userai per cucinare? Presumo di sì. Che sia olio d'oliva e quindi ti ci vuole un uliveto, perché non pensare che con 2 piante di ulivo ti produci l'olio o le olive per tutta la famiglia per tutto l'anno, ma nemmeno per te, ce ne vuole un po'. Che se te lo vuoi fare di girasole, c'hai da seminarne di girasoli, ma tanti. Quindi ecco, già quando passiamo verdure e frutta, che comunque non è proprio scontato, già ci sono le prime problematiche. Detto questo, diciamo che vuoi coltivare tutte queste cose di cui abbiamo parlato, si parla sempre del vegetale, ma quindi hai tempo per fare tutto questo? Cioè, se davvero ti vuoi coltivare tutto, cioè è un lavoro a tempo pieno e magari non basti nemmeno te, ti ci vuole anche l'aiuto di un familiare, non lo so, un aiuto di qualcuno, perché per fare tutto è un po' difficile. Si parla di progettazione, semine, trapianti, potature che siano alberi da frutto, ulivi, ma anche alcuni ortaggi hanno bisogno di potature, cure, irrigazione, se ci sono delle malattie, raccogliere, lavare, stoccare, insomma le cose da fare sono tante, è un lavoro a tempo pieno. Poi chiaramente, bisogna anche preservare alcune cose, non è che consumi tutto fresco, se produci tante cose e poi vai a mangiare anche durante l'inverno, bisogna che tu ti organizzi. E ovviamente non si parla solo della classica conserva di pomodoro, che comunque se ne vuoi fare tanta devi essere organizzato, poi magari anche essiccare delle cose. Poi una volta che riesci a preservare le cose, ti fai i barattoli di qualsiasi verdura sia, o le cose essiccate, qualsiasi cosa siano, poi ti ci vuole lo spazio per stoccarla, cioè dove le metti tutte queste cose? Una cantina, una cella frigo, dei congelatori, insomma, cioè, ci sono vari passaggi per arrivare a prodotti finiti, preservati e poi però, cioè, non sciupare tutto all'ultimo, visto che ci hai lavorato magari tutto l'anno, bisogna che tu li mantenga in maniera appropriata. Il prossimo punto da chiarire è, insomma, abbastanza importante, cioè, sei vegetariano? Perché se non sei vegetariano e vuoi mangiare quindi anche carne di animali, ci vogliono gli animali, ma per fare un allevamento, ora appunto si parla soltanto di una persona o una famiglia, diciamo 4 persone, ma per gli animali ci vuole tanto spazio, gli animali più grandi. Chiaramente se si parla di galline, conigli, sono più piccoli gli spazi, ma comunque ti ci vogliono degli spazi, delle infrastrutture, e poi devi anche capire che, cioè, non è che si diventa allevatori dall'oggi al domani, cioè bisogna dare credito a chi lo fa di lavoro. Quindi ecco, il discorso degli animali è abbastanza complicato, più che altro per gli spazi, se vuoi, ma non lo so, ti faccio esempio delle mucche, ma i maiali, comunque le pecore, c'è bisogno di far pascolare questi animali, non li puoi tenere chiusi in una stalla, cioè che poi
comunque le infrastrutture tipo stalle così ti ci vorranno, o comunque dei ripari. Secondo me per l'allevare gli animali, appunto, ripeto, che non siano magari galline, conigli, cose piccole che te la puoi cavare, poi se no è un bel casino. Quindi o sei vegetariano oppure c'è anche questo punto per arrivare all'autosufficienza completa. L'ultimo punto che ti sto per dire, a parer mio è forse quello più importante, cioè se anche tu decidessi di fare tutte queste cose, hai gli spazi, le persone, il tempo, che insomma è la cosa forse più importante, si sta parlando di autosufficienza per consumo personale della propria famiglia, quindi non per la vendita. Quindi se non vendi i prodotti e sono soltanto per il consumo tuo e della tua famiglia, come vivi? Cioè mi spiego, avrai un affitto o un mutuo, da pagare, a meno che tu non abbia una casa di famiglia, non lo so. Poi medicine, vestiti, tasse, cose varie. Cioè se te occupi il 100% del tuo tempo insieme a qualcuno magari della tua famiglia, poi però, cioè bisogna che ci sia un'entrata secondaria che se non è lavoro, cioè non lo so, magari poi te mi dici: ma io c'ho le case di famiglia in affitto", e vabbè allora questo video non era per te, mi dispiace, ma per le persone normali, medie, come me e te magari, cioè è importante capire che se ti dedichi il 100% a coltivare il tuo cibo, poi non hai tempo magari per lavorare. Quindi valuta te, ripeto, io non so la tua situazione, però bisogna anche essere realisti, cioè se hai un lavoro normale e devi continuare a lavorare, non puoi minimamente nemmeno pensare di riuscire a avere un'autosufficienza completa. Poi, come ho detto all'inizio, per quanto riguarda per esempio verdure e frutta, che potrebbe essere già un buon inizio, ehm, è sempre un grosso impegno, ci vogliono delle abilità comunque di coltivazione, ci vuole un po' di spazio, un po' di tempo ci vuole, ma non è paragonabile a tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, animali, legumi, grano, eccetera, eccetera. Quindi ecco, prima di fare passi affrettati e pensare a grandi cose, a meno che tu non sia pieno di soldi, ripeto, e te lo possa permettere, ma per le persone normali come noi, mhmm, è importante secondo me, capire cosa vuol dire veramente aspirare a un'autosufficienza, capire che ci sono delle tempistiche, capire che ci sono una serie di problematiche e non è così facile. Detto questo, si parte tutti da poco o niente e poi piano piano si va avanti. Anch'io nel corso degli anni, se penso quando ho cominciato con il primo orticello che era penso 40 metri quadrati, a dove sono ora che è molto più grande di è piccolo come terreno, però molto di più di 40 metri quadri, mi guardo indietro e dico che piano piano le cose si possono fare, però è importante essere realisti. Fammi sapere te a che punto sei, nel cammino verso l'autosufficienza e più che altro, cioè dove vorresti arrivare, se sono soltanto le verdure o anche gli animali. E sentiti libero di aggiungere nei commenti cose di cui non ho parlato nel video, perché l'ho fatto abbastanza così di getto, quindi senza scrivermi niente le cose, è venuto così abbastanza in maniera naturale. Quindi scrivimi tutte le cose che mi sono dimenticato e spero che ti sia stato d'aiuto comunque, quantomeno per muovere i primissimi passi, ecco. Grazie per aver visto il video fino alla fine, se ti è piaciuto per favore un mi piace, commento e iscriviti al canale e ancora più importante guarda altri video, magari c'è qualcos'altro che ti interessa e mi farebbe piacere se tu guardassi anche altri video. Grazie ancora, alla prossima, ciao.